Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video vi porto a scoprire come ho costruito la facciata di un vecchio cinema di provincia, abbandonato e ormai dimenticato dal tempo. Ho immaginato questo piccolo cinema come uno di quei luoghi che un tempo illuminavano le serate del paese, ma che oggi portano addosso i segni dell'incuria e dell'abbandono. Nel video vi mostrerò passo dopo passo come ho costruito e dipinto ogni dettaglio, dalla struttura in polistirene ai mattoni incisi a mano, dall'insegna in 3D alle locandine d'epoca. Bene, ma adesso immergiamoci nella costruzione. Inizio tagliando un pezzo di polistirene che userò come base per costruire tutta la facciata. Ho disegnato e stampato una sagoma in scala della porta. Mi serve come dima per segnare bene il foro nella parete. Con la matita definisco l'area dove l'intonaco sarà scrostato. Con gli attrezzi per modellare premo leggermente sul polistirene, così creo un gradino che simula il dislivello tra l'intonaco e i mattoni. È il momento di incidere i mattoni. Per tenere l'altezza sempre costante uso un righello che mi sono costruito da solo. Con la squadra segno tutte le linee orizzontali dei corsi dei mattoni. La larghezza di ogni mattone la segno a mano, uno ad uno. Con il taglierino faccio un'incisione leggera, così è più facile creare lo spazio tra i mattoni. Ripasso le linee con una matita, in questo modo creo bene la fuga tra i mattoni. Con un sassolino di tufo passo sui mattoni per dare una texture un po' più ruvida. Per farli sembrare vissuti schiaccio qua e là qualche mattone. E aggiungo anche qualche spaccatura con una pinzetta. Passo ora a lavorare sull'intonaco, stendendo dello stucco per muri. Prima che asciughi spolvero sopra un po' di gesso in polvere e lo picchietto con le dita per farlo aderire bene. Una volta asciutto passo della carta vetrata fine per uniformare la superficie. Per costruire il telaio della porta taglio dei listelli di polistirene su misura. Rinforzo la facciata incollando sul retro un foglio di cartoncino pesante. Servirà anche come base per fissare la porta. Ora passo alla pittura. Do una mano di fondo con acrilico nero mescolato a colla vinilica e acqua.
Quando il fondo è asciutto inizio a colorare i mattoni. Una volta asciutto il colore, riempio le fughe tra i mattoni con uno stucco in polvere per piastrelle. Passo ora agli effetti di invecchiamento. Inizio dall'intonaco facendo un lavaggio generale con un grigio scuro molto diluito. Tolgo l'eccesso tamponando con un pennello asciutto. Aggiungo lavature più mirate per simulare umidità e sporco accumulato. È il momento di costruire la porta. Per farlo utilizzo legno di balsa. Se vi interessa, su mio Patreon potete scaricare i progetti con tutte le misure e le dime in scala da stampare. Con qualche incisione metto in evidenza le spaccature del legno per dargli un aspetto più vecchio.
Per simulare il vetro fisso un pezzetto di PVC trasparente sul retro della porta, con qualche goccia di colla cianacrilica. Ora mi occupo degli accessori. Ho progettato e stampato in 3D l'insegna e i supporti per le locandine. Se volete potete scaricare i file STL sul mio Patreon. È arrivato il momento di montare tutto nella cornice. Ho scelto una cornice profonda, un po' più grande della facciata. Il bianco del passepartout intorno fa risaltare il diorama e lo illumina di più. Vi ringrazio per aver seguito il video. Un grazie speciale a chi fa parte della mia community Patreon. È grazie a voi se posso continuare a creare e migliorare. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto. Grazie ancora e a presto. Ciao.